Oggi Magic Paint vi propone un restyling pazzesco, perché non è un vero restyling, ma è un'illustrazione, una commissione a genere illustrativo. Ma useremo Magic Paint ovviamente per creare dei veri dipinti su questi quadri. Guardate tutto il reel. Graffite dietro oppure foglio di carta grafite che va a essere messa sulla superficie, l'immagine è stampata come il supporto e adesso vado a fare la prova per vedere se ricalcando la mia immagine funziona poi dietro. Una volta che ho fatto il contorno, giro, perfetto, qua funziona. Quindi l'immagine è stata riportata sul supporto. Vado a ripassare tutti i dettagli, non le nuvole perché non mi servono, e vado a riportare tutti i micro dettagli della mia immagine principale, mentre per gli alberi e per le altre cose vi spiegherò un modo illustrativo con il pennello per far rendere queste cose. Ho usato il colore molto diluito, così almeno siamo sicuri che rimanga sulla superficie. Io poi adesso farò tutte queste linee come se fosse un qualcosa quasi fatto a matita, quasi come se fosse un pennarello. Questo mi serve che il colore non vada via. Ho scelto il Nuit Parisien, che è il colore nero Magic Paint, ho messo un po' d'acqua, molta acqua, perché così il colore scivola. Poi ho preso un pennellino, quello piccolo, il numero 1 della linea che ha fatto per me Elisa, quelli col manico nero, e vado a fare delle linee come se fosse una matita. In questo modo il colore rimane sulla superficie e rimane fisso, e anche con l'acqua dopo non andrà a spostarsi, come se fosse un pennarello, come se fosse una matita. Spruzzo l'acqua sulla superficie in modo tale che rimanga tutto bello liquido, poi prendo un po' di colore con un pennello grande e vado a ricreare questa parte che sembra acqua acquerello, e vado a usare anche l'acqua per creare altre macchie. L'avevo già fatto in un passaggio, lo rifaccio e ottengo altre macchie. L'importante è sempre asciugare e poi andare avanti. La fotocopia è quello che mi serve, che mi dà più o meno l'idea di quello che sto facendo, e vado semplicemente a creare queste pozze dove c'è più acqua o meno e va sfumata solo con l'acqua senza aver colore. In questo modo si ottiene proprio l'effetto dell'acqua martellata. Sulla mia fotocopia ho delle zone più scure che vanno a essere adesso intensificate con il Vintage, che è il marrone Magic Paint. L'ho già fatto con il mio Vivre la Mer sulla Statua della Libertà, adesso lo faccio sulla base. Quindi semplicemente io con questo colore vado a intensificare le zone di ombra e vado a creare delle parti molto più tonalizzate col mio marrone. Prima l'abbiamo usato un po' più liquido, adesso un po' più spesso. Con il pennello piatto e colore diluito cerco di creare dei rami, quindi porto il pennello a fare questa linea che è fine pur avendo un pennello grande. Adesso mischio il torta di zucca con un po' di Vintage e con un pennellino vado a ricreare l'effetto delle foglie sovrastanti, quindi cerco di mantenere più o meno questo modo di fare le foglie, che è più un gesto, e lo vado a riportare dappertutto. Uso il pepper blu adesso, un pennellino, e cerco di riempire tutta la parte della scritta. Alex ha finito questo bellissimo quadro, ha messo la protezione in modo che sia spolverabile e anche lavabile dovesse mai macchiarsi, e ha messo un'anticatura con marron glacé, che è un protettivo Magic Paint leggermente nocciolato. Sì, sfumato con un pennello, facendo in modo che fosse sempre tutto bello Infatti ha dato acquoso. quest'aria un po' vintage, sognante, ma se volete imparare tutto dovete guardarvi il tutorial completo, dovete andare sul canale YouTube Elisa Magic Paint, dove c'è un'intera categoria riservata ad Alex e dove ci sono tutti i suoi progetti passati e futuri. E potete fare un sacco di lavoretti a casa, imparare un sacco di cose. Quindi canale Elisa Magic Paint, e i prodotti Magic Paint non si trovano su Amazon ma solo sul sito www.elisiron.com o dai rivenditori autorizzati italiani, e li trovate dove? Sulla cartina a loro espressamente dedicata sul sito magicpaint.it.